All'interno di questo documentario sono presenti delle riprese che ritraggono luoghi di cui, volontariamente, non viene resa nota l'ubicazione. Questo al fine di salvaguardare il territorio da eventuali azioni volte al danneggiamento di un patrimonio che appartiene alle popolazioni che abitano ai piedi del Monte Cuccio, alla città di Palermo e alla Sicilia tutta. Stare da soli con se stessi, talvolta, può essere un rimedio per molti mali dello spirito. Che ne dite? Vivo ai piedi del gigante di Palermo da quando avevo 6 anni. Prima di allora, il mio rapporto con la città era ancora poco profondo. Le mie radici non avevano ancora attecchito in un luogo particolare. Ho però iniziato a vivere a contatto con un ambiente in cui non sono i clacson delle auto o il fetore dello smog a darmi il buongiorno, ma il tubare delle tortore o il canto di un gallo in uno dei pollai non molto distanti. Non è il grigiore dei palazzi, ciò che ho davanti quando apro la finestra, ma il cielo infuocato dell'alba. È lontano la sagoma perfetta del Capo Zafferano, delle Madonie e dell'Etna, la cui vetta saluta Palermo nelle giornate più limpide. Scalare i pendii che abbracciano la mia casa è sempre stata un'emozione esaltante. Arrivare sempre più in alto ed esplorare luoghi mai visti prima si è trasformata in una sfida perenne che non ho mai smesso di cogliere. Il respiro del tempo tra queste vallate si perde tra le aspre rocce e i folti cespugli di ampelodesma. È solo mentre i tuoi muscoli faticano e sei lontano da una strada asfaltata e agevole che ti accorgi che quel monte che stai cercando di scalare diventa quasi il simbolo di qualcosa che non puoi gestire. Quando sei da solo, non puoi impedire al fuoco di divorare intere pinete o all'acqua che cade troppo abbondantemente dal cielo di distruggere tutto ciò che incontra. Ma puoi affrontare ogni difficoltà a testa alta quando hai qualcuno accanto, continuando a superare una roccia dietro l'altra e a salire ancora più in alto. Ed è allora che ti rendi conto che tu, insieme ai tuoi compagni di avventura, siete già arrivati in cima. Parlare a qualcun altro del luogo in cui hai vissuto per tutta la vita può essere un'operazione complicata, perché rischi di farti travolgere dalle sensazioni, dall'esperienza che hai maturato, dai sentimenti che hai provato, così da mancare di obiettività. Ma c'è sempre qualcosa di nuovo da dire, anche se non lo credevi possibile, e ti accorgi di come un territorio come quello su cui poggia il Monte Cuccio sappia parlare di sé in maniera sempre nuova, come non credevi fosse possibile prima. Mi piace proprio vivere qua perché c'è più serenità, non si corre, non c'è quel caos della città. È stato praticamente il nostro parco giochi quando eravamo piccoli, va bene? E la nostra identità pure, perché quando ti chiedevano dove abiti, a Baita alle falde di Monte Cuccio. Molta parte della mia famiglia è nata qua, vive qua, cioè c'è anche questo ulteriore legame con il territorio. Vedere stalagmite e stalattiti che si fondevano tra loro, 3 laghetti bellissimi di acqua freddissima senza dubbio, ma di una limpidezza eccezionale. Questo era l'Orto dei Frati, ma era anche un luogo di meditazione, di ritrovo e anche di preghiera. Il Monte Cuccio fa parte dei luoghi dell'identità e della memoria della regione siciliana, come parte dei luoghi del racconto letterario di Luigi Pirandello.
lo scrittore agrigentino lo inserisce all'interno della sua novella L'Esclusa, a proposito di un personaggio in particolare, Matteo Falcone, pretendente della protagonista Marta. Appena ruppe il giorno, uscì per una delle sue lunghe passeggiate, nelle quali, dopo le crisi più violente, metteva alla tortura i piedi e se stesso. Montecuccio, il più alto monte della Conca d'Oro, era la meta. Raggiunto il culmine, lanciava con tutta l'anima uno sputo in direzione della città. Io Verme, a te Vermicaio! Vi ridiscese quel giorno, spossato, sfinito, già quasi calmo. Era tardi. A quell'ora le lezioni al collegio dovevano essere già terminate. Stimò tuttavia prudente recarvisi per scusare l'assenza. In fondo vi si recava con la speranza di incontrare Marta per via. Il termine Cuccio deriva dall'arabo Cuz, che significa aguzzo. Il monte termina con una punta acuminata che sembra toccare il cielo, dove oggi sono collocate alla rinfusa alcune antenne di varia natura. Proprio sulla punta del Cuccio, Temistocle Zona, un astronomo veneto, fece installare un centro astronomico, che però fu distrutto in brevissimo tempo da un violentissimo temporale. Le aree più elevate sono talvolta imbiancate da un tenue ed effimero strato di neve, che cade leggera durante gli inverni più rigidi. Ma è in autunno o in primavera il periodo migliore per avventurarsi fino alla vetta. Giungere dopo una lunga camminata sul punto più alto di questo roccioso monumento della natura, per ammirare il panorama che da lassù si estende fino all'altro capo della Sicilia, da una parte e dall'altra, è un'emozione che chi ama Palermo deve provare almeno una volta nella vita. È arrivato il momento di salire sulla testa del gigante di Palermo. Mi sto recando a San Martino delle Scale, dove ho appuntamento con 3 persone, con Francesco Allegra, che guiderà il drone per fare delle riprese bellissime dall'alto, Salvo Bucchieri, attivista che ha candidato Montecuccio al luogo del cuore FAI nel 2020, e infine con Davide Mangano, guida naturalistica esperta dei luoghi, che ci guiderà fino a 1050 metri sul livello del mare. San Martino delle Scale, nel Monrealese, è un luogo di sosta obbligatorio prima di iniziare il percorso che abbiamo scelto, sicuramente non l'unico possibile per arrivare in vetta. Prendiamo qualcosa da portare lassù per pranzo e via per un breve tratto in auto. Anche grazie a Frida, la cagnetta di Davide, la compagnia è davvero ottima. Dopo aver lasciato il nostro mezzo di trasporto, abbiamo imboccato a piedi un sentiero che pian piano ha iniziato a portarci sempre più in alto, facendosi strada su un fianco del massiccio che si trova alle spalle del versante palermitano del Cuccio. Il nostro piccolo gruppo, formato da persone realmente motivate, mi ha subito dato l'idea di una realtà speciale, dalla quale avrebbe potuto nascere qualcosa di bello per il nostro monte. In quel momento eravamo la compagnia del Cuccio. Quando inizi a scorgere chiaramente il lato sud-orientale della Conca d'Oro, insieme alla costa tirrenica della Sicilia e all'area della grande abbazia benedettina di San Martino delle Scale, inizi a capire che pian piano stai raggiungendo quote considerevoli. Un passo dietro l'altro, ed ecco, siamo giunti prima al cosiddetto vallone d'inverno e poi al piano della Ciacca. La cosiddetta Gebbia della Forestale, un'ampia vasca irrigua che sorge nei pressi di un antico beveratoio, non più in funzione, ci annuncia che manca ormai l'ultimo tratto di strada, forse il più difficile del nostro percorso, perché piuttosto ripido. Il sole illumina i nostri passi, che uno dietro l'altro si susseguono verso la meta. Ci siamo. Abbiamo raggiunto quota 1050 metri. Da qui praticamente si domina l'intera Sicilia,
da una parte e dall'altra. C'è una visuale veramente splendida, anche se leggermente con foschia. Ti trovi di fronte a un paesaggio che dalla costa tirrenica palermitana fino insomma, al messinese riesce ad arrivare addirittura fino all'arcipelago delle Egadi. Sebbene sia difficile prendere la decisione di iniziare la nostra ridiscesa, abbiamo pensato di dirigerci verso un rifugio abbandonato di poco più in giù, per poter usufruire di maggiori comodità. Dopo quella camminata, l'appetito sicuramente non ci manca. Ma non vediamo l'ora di proseguire la discesa, perché ci attende un'altra piccola sosta presso la Portella di Sant'Anna, uno storico punto di passaggio molto frequentato almeno fino al secondo dopoguerra, che unisce la zona più interna, appartenente a Montelepre e a Torretta, con Palermo e Monreale. Qui troviamo i ruderi di strutture di epoche differenti. Il primo è di una cosiddetta casamatta, un bunker della Seconda Guerra Mondiale in discreto stato, da cui veniva controllato il varco sottostante. Il secondo riguarda una torre di guardia, molto interessante per i risvolti storici che la riguardano, alla quale è annessa anche una piccola chiesa ipogea. Questa costruzione di Portella Sant'Anna è stata importante per due buoni motivi. Uno è stato sicuramente l'azione difensiva, faceva parte del sistema di fortificazioni della costa siciliana per difendersi dalle incursioni piratesche tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento, ma anche un'importanza religiosa, perché di questa chiesa si hanno tracce già dal XII secolo. Si pensa che fosse la base di un monastero femminile direttamente collegato alla costruzione dell'abbazia di San Martino delle Scale. Serviva anche come ricovero per i viandanti o i mercanti, questa era una zona molto trafficata, cercavano riparo per il proprio viaggio. Altri indizi indicherebbero che la fondazione di questo complesso sia stata affidata all'ordine religioso dei continenti, alla fine del XIII secolo. Ma risulta in effetti complesso poter parlare in maniera certa di chi abitò questi passi così impervi, tra il Medioevo e l'epoca moderna. Dopo una giornata così ricca di sollecitazioni fisiche ed emotive, ci avviamo adesso verso l'auto per riprendere la strada di casa. Un pensiero però continua a balenare nella mia mente e non vuol lasciarmi in pace. In che modo la bellezza di cui oggi abbiamo goduto noi, dell'ormai nominata Compagnia del Cuccio, può essere pienamente salvaguardata? Non è una domanda sciocca se la interpretiamo a una luce molto particolare, sinistra, assassina, quella del fuoco degli incendi dolosi. Il contrasto agli incendi è un argomento abbastanza articolato da affrontare, ma se possiamo fare una prima analisi, sicuramente è quella di migliorare le opere di prevenzione che ha già in atto comunque l'amministrazione pubblica, quindi la creazione di viali parafuoco sia esterni che interni alle zone montuose di Montecuccio come in quelle circostanti, e sicuramente un controllo maggiore degli ambienti intorno al Montecuccio, come vale ovviamente per tutte le altre zone della Sicilia. È una piega sicuramente da affrontare. Sono danni ovviamente che, pensando al tempo per il recupero del danno, sono praticamente indelebili, perché prima di recuperare tutto questo habitat ci vorranno decine e decine di anni. Per cui il problema fondamentale è che non bisogna arrivare all'incendio, bisogna prevenirli. La prevenzione la si fa con il controllo del territorio e con l'interesse della gente. Il 2020 si è rivelato un annus horribilis anche per gli incendi che sono stati appiccati deliberatamente in tutta la Sicilia per tutta l'estate. Un pensiero va alla Moarda, una grande pineta che sovrasta Altofonte, nel Palermitano, trasformata in un cumulo di cenere da un incendio doloso, evidentemente appiccato in più punti nel mese di agosto dello stesso anno. Sul Montecuccio è scoppiato proprio uno dei primi incendi della stagione calda del 2020, durante la mattina del 14 maggio.
Lo scirocco di quel giorno ha favorito una propagazione delle fiamme tale da coinvolgere buona parte dell'area collinare, dal Cozzo Sant'Isidoro al Colle Cuccitello, minacciando anche delle abitazioni. Nonostante questo, è andata bene. Il fuoco avrebbe potuto fare molti più danni, ma il problema si ripropone indisturbato quasi ogni anno, da decenni. Mi piange il cuore quando lo vedo bruciare, mi ricordo che quando ero ragazzino era pieno di verde, c'erano tutti i boschi, ora guardandolo è una tristezza vedere tutte, specialmente queste cose nere. Mi ricordo una volta un incendio, sono sceso in piazza per vederlo meglio mentre bruciava, veramente mi piangeva il cuore per tutto questo. Era la nostra montagna, la sentivamo veramente nostra. Quando succedeva qualcosa, scoppiava un incendio, c'era la preoccupazione di andare lì, andavamo tutti gli abitanti a spegnere l'incendio. Era una cosa che sentivamo, non si aspettava la forestale o i vigili del fuoco. Partivamo tutti con le mazzette, con le cose e si andava a spegnere il fuoco. E purtroppo ai tempi erano solamente i pastori che facevano un'operazione del genere. Oggi purtroppo ci sono altri individui che hanno interessi. Siamo sempre col patema d'animo che arrivino le prime sciroccate di maggio, di giugno. Ogni danno causato dall'uomo però ci ricorda che la natura finisce quasi sempre per rivendicare la propria supremazia. Nel luglio dello stesso anno, infatti, un violentissimo nubifragio si è rovesciato su Palermo, causando eventi disastrosi e danni incalcolabili in tutta la città. La maggior parte delle acque e del fango riversatasi in area urbana è provenuta dai pendii del Cuccio, sempre più indeboliti dagli incendi, che anno dopo anno hanno reso sempre più rada la vegetazione arborea e arbustiva, che fa da collante al terreno e ne migliora la capacità di assorbimento dell'acqua. Già ricchi di falde acquifere, con torrenti che tornano a scorrere durante le normali piogge invernali, i frastagliati versanti del Cuccio alimentano significativamente le fiumare che scorrono sotto la Conca d'Oro, determinandone l'ingrossamento e quindi le esondazioni. Ecco perché questa grande montagna ha effettivamente un'importanza vitale per la città di Palermo. Il borgo che ha stretto un rapporto particolare, intimo col Monte Cuccio, anche per la sua vicinanza, è sicuramente Baida. Baida ha iniziato a popolarsi maggiormente tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con il sorgere sparso di alcune villette liberty. Intorno alla metà del Novecento Baida vede crescere esponenzialmente la propria zona abitata e qua e là vengono a crearsi degli spazi urbani veri e propri. Baida diventa di fatto pian piano una vera e propria appendice di Palermo. Da locus amenus, cioè da zona agreste vera e propria, Baida quindi si trasforma lentamente ma inesorabilmente in una zona urbanizzata. Ma le generazioni che hanno iniziato a susseguirsi in questa zona hanno imparato ad avere un rapporto molto stretto con il territorio, soprattutto con l'area naturale proprio del Monte Cuccio. È il caso di Lavinia Esposito, una ceramista che ha fondato proprio qui alle pendici del Cuccio la propria officina creativa. Mi chiamo Lavinia Esposito, ho 44 anni, sono una ceramista. Ho iniziato qui alle falde di Monte Cuccio a lavorare la ceramica perché avevo proprio questa necessità di questo contatto con la terra. Vivo da più di 32-33 anni in questo luogo meraviglioso e qui ho iniziato a decorare, produco di tutto perché mi piace proprio creare. È nato come hobby, poi è diventato un lavoro perché io in realtà ero all'università in chimica, anziché scegliere di fare il chimico ho preferito fare la ceramista. Adesso ho anche aperto dopo tanti anni un negozio a Piazza Marina, esattamente in via del 4 aprile, dove espongo ma anche produco le mie ceramiche. Quest'alta montagna non è stata solo oggetto di ispirazione artistica per persone come Lavinia, quanto anche di viva curiosità e desiderio di avventura. Il mio rapporto con Monte Cuccio è sempre stato molto stretto. Mi ricordo che da ragazzino spesso si andava a fare escursioni partendo da Piazza Baida. Il percorso era bello, durava anche 2-3 ore. E mi ricordo una volta un aneddoto che con un prete siamo rimasti là, abbiamo sbagliato la strada
e siamo rimasti fino a tarda ora là. Poi fortunatamente lui era molto preparato e ci ha fatto scendere. I genitori erano molto spaventati di questa situazione. Mi ricordo quando siamo arrivati in piazza Baida ci sono stati applausi. Qua noi altri eravamo, non c'erano recinzioni, non c'erano tutte queste case, noi ragazzi eravamo proprio, abbiamo vissuto veramente in queste montagne, abbiamo giocato in queste montagne, per cui è stata la nostra infanzia. Una volta c'era stata una bella burrascata estiva e poi tutti i ragazzini siamo usciti per prendere i babbaluci come si faceva normalmente, solo che la burrascata poi si è ripetuta e noi altri ci siamo ricoverati, praticamente riparati nella casa questa qua dei pastori che c'è qua sopra, che ora è della forestale. Vabbè. Chiaramente si era già fatto tardi, non c'era l'orario legale, per cui appena siamo arrivati li abbiamo presi di brutto. Sempre a Baida si trova un convento d'origine chiaramontana, con la chiesa e un chiostro mai completato d'epoca trecentesca. Questo luogo, dedicato a San Giovanni Battista, ha fatto da sfondo alla vita di uomini consacrati a Dio che hanno lasciato dietro di sé il profumo della santità, grazie a una vita del tutto votata all'accudimento del prossimo, a costo del proprio benessere e delle proprie tranquillità materiali. È il caso di frate Francesco d'Angelo Santo, nativo di Picciano degli Abruzzi, il quale visse a stretto contatto con questi panorami, con la salubre aria della piena campagna che doveva respirarsi all'inizio dell'Ottocento. Ma ciò che rimase nella memoria delle generazioni di abitanti dell'area che va da Baida a Torretta, alle spalle del Cuccio, fu la grande dedizione con cui si impegnava nella cura dei malati e nell'evangelizzazione. In vita e dopo la morte gli vennero attribuiti anche diversi prodigi. Ci troviamo in quello che è l'ex orto dei frati, che fino al 70 il convento contava dai 70 ai 100 frati, fra cui c'erano gli studenti. E tutto il loro vettovagliamento arrivava tutto da quest'orto, tirato avanti da allora tanti fratelli laici. Noi lo soprannominiamo la croce per la croce che vedete dietro le mie spalle, e che ricorda quello che è stata la presenza di Fra Francesco da Picciano, un uomo di Dio, e lo era, altro che se era un uomo di Dio, un uomo di penitenza, un fratello laico, quindi un questuante e anche un gran lavoratore. Un'ala del convento oggi è della diocesi per questioni storiche, ma ci fu un periodo, e fu il periodo di Fra Francesco, che diventò lazzaretto o un sanatorio. La zona della diocesi è adiacente a un corridoio che viene chiuso da un muro. Allora dalla stanza di Fra Francesco da Picciano, oggi trasformata in una cappelletta, ci fecero una porta di comunicazione e servì per tutto quello che comportava il servizio sanitario di allora. Baida era una zona lontana dal centro abitato, ma la devozione a San Giovanni e volendo la carità dei frati ha sempre chiamato grandi masse, e fra le tante cose Fra Francesco si distinse sia per l'accoglienza, sia per la carità che usava, sia per la generosità che lo accompagnò sino alla fine, come pure per lo spirito di sacrificio e per la devozione che aveva a Maria Santissima e al sacramento, tant'è vero che è rappresentato con una benda, perché ogni qualvolta passava dall'altare maggiore per penitenza batteva il ciglio sinistro al corno dell'altare, e questo alla fine gli procurò la cecità dell'occhio sinistro. Tradizionalmente questa croce dietro le mie spalle è il luogo dove Francesco da Picciano avesse delle apparizioni mariane. Era l'orto dei frati, ma era anche un luogo di meditazione, di ritrovo e anche di preghiera. Infatti lungo tutto il percorso ci sono non solo dei sedili, ma 2 sedere dove facilmente i frati ci facevano ritiri
e anche meditazioni. Ma qui non si svolgevano soltanto degli incontri tra frati, quindi in comunità. Da queste parti c'è anche un luogo, che è esattamente dove vi sto portando, che serviva ai frati che intendevano cercare un po' di quiete e di raccoglimento, a contatto proprio con la natura, ma non soltanto, anche a contatto con un panorama straordinario sulla città di Palermo. Ecco, questi erano dei piccoli, come dire, dei piccoli antri rocciosi in cui i frati, vedete, è all'esterno, però i frati riuscivano a mettersi qui e stavano in preghiera, qui in contemplazione, con questo panorama straordinario che è quello della Conca d'Oro. E sotto di noi si trova proprio la grotta Luparello. Qui sotto infatti sono stati ritrovati alcuni dei resti che sono stati ritrovati in tutta la Sicilia dell'elefante nano. Tutta l'area attorno al Cuccio è sempre stata generosa di luoghi di interesse geologico, paleontologico e archeologico, nonostante molto sia andato perduto a causa di edilizia selvaggia e tombaroli. La grotta Luparello, una spaccatura di roccia che si apre sotto l'area conventuale di Baida, è conosciuta per i ritrovamenti dei resti del Paleoloxodon falconeri, un elefante nano vissuto circa 500.000 anni fa, oggi conservati al Museo di Geologia e Paleontologia Gaetano Giorgio Gemellaro di Palermo. Lo stesso toponimo di Baida non è che una derivazione della parola araba al-Baida, che significa la bianca, per via di un purissimo carbonato di magnesio estratto dai costoni del monte sin dal Medioevo, che si diceva avesse proprietà depurative miracolose. Esiste ancora una cava attiva ad estrazione di sabbie bianche su uno dei costoni del monte, mentre almeno altre 2 cave di pietra sono state chiuse ormai da decenni. In merito alla geologia del Cuccio, capita spesso a Palermo di sentir parlare di una sua presunta origine vulcanica, che, se ve ne fosse il bisogno, è facilmente smentita da evidenze geologiche. A me mi dispiace deludere molti che pensano che sia stato un vulcano, perché in effetti il Monte Cuccio, pur avendo delle forme ben precise, assimilabili a un vulcano, non lo è affatto, perché è compostato soltanto da rocce carbonatiche, mentre avremmo dovuto trovare delle rocce ignee o basaltiche, o effusive o intrusive, ma chiaramente che non sono mai state rinvenute perché non ci sono né basalti né graniti. Per cui è roccia carbonatica, per cui non è sicuramente un vulcano. Ma in merito a luoghi di interesse che stanno anche molto a cuore agli abitanti del luogo, soprattutto a quelli che erano i giovani degli anni 60 e 70 del secolo scorso, non possiamo non citare la Grotta delle Quattro Arie. Era una cavità carsica dalle caratteristiche veramente straordinarie, molto studiata tra l'Ottocento e il Novecento. Una grotta che oggi, a causa dei lavori di una vicina cava, non esiste più. La Grotta delle Quattro Arie, per la mia generazione, così per le generazioni sicuramente precedenti alla mia, e purtroppo non per quelle susseguenti alla mia, perché la grotta purtroppo non c'è più, ma è stata determinante nel nostro vissuto di ragazzi e nella nostra gioventù. Non tutti eravamo in grado di scendere in quella grotta, per cui coloro i quali ci scendevamo ci sentivamo dei Superman, ma all'interno la meraviglia era eccezionale. Vedere stalagmiti e stalattiti che si fondevano tra loro, 3 laghetti bellissimi di acqua freddissima senza dubbio, ma di una limpidezza eccezionale. Davano un senso di pace, cioè ci isolava dal mondo. In zona rimane la piccola grotta dell'Arena, più che altro una capiente tana per animali selvatici come gli istrici. Una grotta attiva perché si sente ancora l'acqua piovana degli scorsi giorni che continua a
infiltrarsi nel terreno sovrastante e a gocciolare al suo interno, e questo determinerà la formazione di stalattiti tra qualche centinaio o migliaio di anni. Entrare senza una adeguata attrezzatura e senza una guida non è mai consigliato, nemmeno nelle grotte di piccole dimensioni, perché non si sa mai cosa si può trovare all'interno, tra animali o anche delle parti pericolanti che possono anche cadere in testa quando uno meno se l'aspetta. Interessanti sono altri piccoli antri oscuri, alcuni dei quali si collegano a un'area di rovine di basi di fabbricati e strade in pietrame a secco, risalenti a periodi che è difficile stabilire senza adeguati scavi e studi archeologici, che a oggi non sono ancora stati realizzati. Un'ipotesi in merito a questi resti, che però non trova definitiva convinzione in ambito archeologico, è timidamente avanzata dalla studiosa Francesca Mercadante, secondo la quale tra i vicini monti detti di Bigliemi e alcune aree del Cuccio vi sarebbero resti di fortificazioni, risalenti alla prima guerra punica, ossia al III secolo a.C. Il Monte Cuccio non ha ancora avuto una rivalsa dal punto di vista storico, archeologico e naturalistico, e questo inevitabilmente si ripercuote anche nella sfera socio-economica locale. In primis l'edilizia selvaggia, i continui incendi annuali, ma anche l'azione di tombaroli senza scrupoli hanno pian piano portato via da questa zona un pezzo della sua storia, impedendo alle nuove generazioni di poter sfruttare ulteriori tasselli per la costruzione della propria identità. Ecco perché diventa molto importante acquisire consapevolezza del patrimonio che ci circonda, perché a questo punto della sua e della nostra storia possiamo finalmente comprendere l'inestimabile valore del respiro del tempo per le future generazioni.